Siamo tornati nella nostra stanza degli orologi per affrontare un argomento particolare, spinoso, e questa volta devo. In molti non saranno d'accordo, ma come sapete a me piace affrontare l'orologeria da un punto di vista storico, da un punto di vista oggettivo. Difficilmente faccio il tifo per qualcuno, cerco di valutare con i miei gusti personali rispetto a ciò che mi piace e ciò che mi piace meno, ma cerco appunto di valutare oggettivamente tutto ciò che ruota attorno al mondo dell'orologeria. E in tutto questo molto spesso sentiamo parlare di linee gentiane, soprattutto da ultimo con il D1 in edizione limitata di Marco Bracca, che non è oggetto di questo video, ma che riprende un po' come sempre questo modo di dire, questo stile gentiano di cui tanto si parla quando si tratta di orologi con bracciale integrato maggiormente. Abbiamo parlato più volte di Geralgenta, gli ho dedicato una puntata speciale e sicuramente uscirà una seconda puntata di quella serie e abbiamo spiegato come nasce l'idea di Genta, come nasce il Royal Oak, il suo primo orologio integrato, sebbene Genta era già un designer di orologi dagli anni 50, ma nel 1970, in particolare nella notte tra il 10 e l'11 aprile del 1970, dietro richiesta del CEO di Audemars Piguet, Geralgenta disegna il Royal Oak. Nasce così il mito gentiano, nascono i bracciali integrati, nascono le lunette ottagonali o poi quella del Nautilus, altra importante creazione di Geralgenta. Nascerà in seguito l'IVC Ingenieur, sempre del maestro Genta, ma forse le cose non stanno proprio così. A proposito, io lo so che questo video vi sconvolgerà, però proprio perché vi sconvolgerà, iscrivetevi, così potete anche sconvolgere i vostri amici. E ve ne voglio parlare in questa nuova e molto particolare puntata di Talk. E lo facciamo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Erano gli anni dell'avanzamento tecnologico, erano gli anni delle conquiste spaziali tra Russia e Stati Uniti. La tecnologia appunto avanzava e dal Giappone Seiko arrivava prepotentemente nel mondo dell'orologeria svizzera con gli orologi al quarzo, degli orologi altamente sofisticati, precisissimi, qualcosa di mai visto prima nel mondo e nel mondo dell'orologeria, che andò a sconquassare le basi fondamentali dell'orologeria svizzera che entrò in crisi. Tantissime aziende fallirono, tantissime non si sono mai riprese da quel disastro creato da Seiko e dal suo quarzo. Però un consorzio di 21 maison svizzere decise di lottare contro questo colosso, contro questa grande novità, un po' come succedeva proprio tra Russia e Stati Uniti, e si riunirono in un consorzio di 21 maison denominato CE, Centre Electronique Horlogerie. Erano gli anni 60 e si lavorava alacremente. Tecnici orologiai di tutti i cantoni e di tutta la Svizzera lavoravano a questo primo prototipo di quarzo svizzero denominato Beta 21, calibro che nacque nel 1966 e che fu presentato come primo prototipo in assoluto. I ragazzi di Italian World Spotter ne hanno scritto un bellissimo articolo che vi linko qui in descrizione, dove si legge che nel 1969, quindi dopo altri 3 anni di estenuante lavoro su questo calibro che era già avanzatissimo, si arrivò a una versione definitiva del Beta 21 che era anche in quel momento il quarzo più preciso al mondo. Ma abbiamo parlato di un consorzio, del nostro CE, delle 21 maison svizzere che parteciparono alla creazione e alla ingegnerizzazione del Beta 21 e tra queste c'era Rolex. Rolex decise di incassare il Beta 21 nel suo primo orologio al quarzo, il Rolex Referenza 5100, uno degli orologi più rari in assoluto della Maison e anche uno tra i più apprezzati tra i vintage di Rolex. Era un orologio molto particolare innanzitutto perché incassava il Beta 21 e i successivi Oyster Quartz invece di Rolex incassarono poi movimenti al quarzo progettati da Rolex e di cui poi magari parleremo in una prossima puntata. E in questo orologio, realizzato peraltro in serie limitata, c'era appunto il Beta 21, il nostro movimento al quarzo che nel 1969, come dicevamo, aveva raggiunto prestazioni inimmaginabili. Era un calibro che segnava meno più 0,003
secondi al giorno, senza bisogno di regolazioni, manutenzione e del tutto insensibile alla gravità, con la lancetta dei secondi che si comportava praticamente come un automatico, a differenza invece dei successivi Oyster Quartz di Rolex, con la classica lancetta a scatto tipica dei quarzi. E quando Rolex presentò il suo Texano, così denominato, era proprio il 1970. Ora facciamo un passo indietro. Abbiamo detto e lo abbiamo raccontato anche nella nostra puntata, ma è storicamente riconosciuto, che Gerald Genta, così come lui stesso dichiarò, disegnò il Royal Oak nella notte tra il 10 e l'11 aprile del 1970, ovvero la notte prima dell'inaugurazione di Basilea di quell'anno. La grande fiera di orologeria proprio quell'anno avrebbe visto diverse rivoluzioni. E infatti Rolex nel 1970 e in particolare l'11 aprile del 1970 presentò proprio a Basilea il suo Rolex 5100 Texano. E come tutti sappiamo e come è possibile naturalmente vedere dalle immagini di questo orologio, si trattava proprio di un orologio con lunetta zigrinata tipica del disegno del Rolex Datejust, ma soprattutto con bracciale integrato alla cassa. Ora, le cose sono due: o Rolex quella stessa notte rubò i disegni di Gerald Genta e realizzò in poche ore un 5100 Texano, oppure, come è facile immaginare, ci stava lavorando da anni per costruirlo attorno al Beta 21 e l'11 aprile del 1970 lo presentò al mondo, quando poche ore prima Gerald Genta disegnava un orologio con bracciale integrato. Come molti di voi sanno, e tra chi segue questo canale a maggior ragione, sono molto affezionato al marchio Rolex. In realtà non c'è una ragione particolare. Rolex mi piace per la grande storia, per tutte le innovazioni che ha portato all'orologeria, dalla cassa impermeabile alla finestrella data ore 3, la finestra del datario della settimana, e poi anche le innovazioni che sono state introdotte nel corso di questi anni, che in pochi in realtà riconoscono, ma c'è anche da dire che in pochi studiano. Questo credo che sia necessario dirlo. Ci sono diversi calibri che Rolex ha introdotto in questi anni, anche innovativi come il calendario annuale, sempre però sapendo oggettivamente collocare ogni cosa al suo posto. Rolex non è la più grande maison di orologeria, assolutamente, anzi è una delle tante mainstream che fa degli ottimi orologi e degli ottimi calibri sportivi, un po' come fa Omega, che alcune volte tecnicamente è superiore, e un po' si fanno la guerra tra di loro, ed è molto bello vedere questa concorrenza, vedere questo modo di lavorare così affascinante, così impegnato da parte di entrambe. Poi c'è l'alta orologeria, ci sono i grandi indipendenti, ci sono i grandi calibri. Insomma, io credo che, come dico spesso, sia un bene saper analizzare oggettivamente, senza tifoserie, l'orologeria. Ognuno naturalmente con i propri gusti e con le proprie convinzioni, sempre però in un confronto sano. Ma questo apprezzamento che ho in generale per Rolex non è il motivo per cui Rolex ha realizzato prima di Gerald Genta un orologio con bracciale integrato. Però, da amante della storia dell'orologeria e di tutto ciò che coinvolge questo mondo, ritenevo anche fosse necessario accendere i riflettori su quella che è una storia che in realtà pochissimi conoscono, oppure forse molti fanno finta di non ricordare. Gerald Genta è ed è stato un indiscusso maestro e designer dell'orologeria. Non è certamente il Royal Oak o il Nautilus tutto ciò che riconosciamo a Gerald Genta. È stato un grande orologiaio, oltre ad aver continuato la sua carriera in orologi apprezzatissimi anche tecnicamente, e anche per esempio l'ideatore del Bulgari Octo, che è poi stato rilevato nel 2000 insieme a tutto il know-how di questo orologio da Bulgari, rendendolo un orologio iconico così come lo conosciamo oggi, e che ha tutta la vita davanti per essere amato e apprezzato dagli appassionati. Però quando si parla di stile gentiano, attribuendo a Gerald Genta un'intera categoria di orologeria, io credo che sia il caso sapere che prima del Royal Oak il primo orologio con bracciale integrato in realtà era il Rolex 5100 Texano.
Un orologio prodotto in 1000 esemplari che furono naturalmente tutti venduti in prevendita e che erano anche numerati sulla cassa. Oggi di questi orologi ne sono rimasti pochi, soprattutto in oro bianco, che erano invece in una serie ancora più limitata all'interno di questi 1000 totali e che oggi hanno raggiunto delle quotazioni esagerate, così come credo meriti un orologio di questo tipo. Si stima che furono prodotti 900 esemplari in oro giallo e soltanto 100 in oro bianco ed è denominato texano perché all'epoca era così costoso, non tanto per il materiale in cui era costruito, ma per avere all'interno un calibro così avanzato in un'era in cui il quarzo era la tecnologia sconvolgente che era entrata di prepotenza nell'orologeria, che qualcuno sosteneva bisognava essere un petroliere texano per poterselo permettere. Oggi per accaparrarsene uno in qualche asta bisogna comunque essere figlio di quel petroliere. Con questo video spero di aver fatto un po' chiarezza su quella che è la vera storia del famoso stile, tra virgolette, gentiano e vorrei naturalmente sapere la vostra nei commenti così da parlarne assieme. Siate clementi. Grazie per essere arrivati fin qui, noi ci vediamo qui nella nostra stanza degli orologi su TOC in una prossima puntata. Ciao!